Buon pomeriggio amiche, ben ritrovate sul mio canale. Oggi ci incontriamo per un unboxing e sì, mi è arrivato un altro pacchetto da chi potete già immaginare. Andiamo a vederne il contenuto. One, two, three, go! Il pacco che mi è arrivato venerdì pomeriggio viene dalla BB Craft. Nuova collaborazione con la BB Craft, è un'azienda con cui mi trovo molto bene a collaborare, ha degli ottimi materiali, ottimo rapporto qualità-prezzo. Io suggerisco sempre a chi avesse intenzione di acquistare dalla BB Craft di fare pacchettini piccoli, non troppo pesanti, per non rischiare di incorrere nella dogana. A me non è mai accaduto, quindi vi passo questa informazione. Allora, la BB Craft è un'azienda cinese, un e-commerce, trovate veramente, vi metto giù il link diretto al sito e dei materiali che vi mostro, trovate veramente di tutto. Io ho scelto pochi materiali ma veramente ottimi e di uno sono veramente super contenta. Pacco arrivato in 10 giorni, imballato per bene, insomma tutto perfect. Allora, loro come sempre vi mandano in allegato al pacco, vi mandano una packing list. Questi sono i prodotti che ho scelto. Vi dico subito che per tutte le iscritte al mio canale c'è un codice sconto, ve lo metto qui in sovraimpressione, è Gabriella 5, lo vedete anche scritto qui perché me lo metto sempre come promemoria, è Gabriella 5 e vi farà usufruire di un codice, di uno sconto di $5 su un acquisto minimo di 40. Oltretutto la BB Craft dopo i 25 euro spedisce gratis ovunque, quindi veramente ho primo prodotto che stra amo è questo, vedete, e sono praticamente delle perle di vetro cieche stile retro. Io praticamente, va bene, le ho messe in un'altra bustina perché avevo tagliato la prima. Guardate qui che splendore. Io queste perle cieche le ho sempre cercate, ve le mostro da vicino, sono circa 60 pezzi e sono di dimensione 16x10. Guardate lo splendore, queste le vedevo sempre sui libri di Sutace, di Bead Embroidery, delle americane, di Xilapap o forse Annetta Valus, non mi ricordo. Comunque le ho sempre amate, guardate la luce che hanno, sono splendide, guardate lo spessore, la finitura, hanno il foro passante, quindi vanno bene anche per la tessitura di perline, il bead embroidery o per semplici montaggi. Guardate i colori, il pacco è misto, quindi troverete il turchese, vedete questo è più turchese, questo è azzurro, il rosso, il rosa, il nero e guardate la bellezza. Io sinceramente basta che faccio così, perfetti, penso che parlino da soli. Non so, io sono veramente stra contenta, cioè sono bellissime e queste perle in vetro e spero di farci ovviamente un bellissimo tutorial da condividere ovviamente qui sul canale. Quindi questo è il primo prodotto, vi dimostro il codice, mega apprezzatissimo, scusate i lavori di fondo, purtroppo veramente è assurdo in questi giorni, si lavora sempre. Bello poi che hanno questi colori a contrasto sul bordo, sono meravigliosi, ecco. Il secondo prodotto è dell'azienda Unicraftail e questo è un marchio. Quando andate sul sito della BB Craft trovate tanti marchi, tra cui anche Unicraftail che ha tutti i prodotti in acciaio. Ho già utilizzato alcuni dei loro prodotti, adesso ho preso questo kit, bene, il codice prodotto era qui, eccolo qui, ok, questo è il codice prodotto e questa è una piccola box, poi vabbè queste box super praticissime, come vedete tutto super imballato e confezionato nelle singole bustine, sono 10 pezzi per realizzare dei bracciali. Io li avevo già presi e li ho utilizzati per fare dei bracciali, li ho utilizzati per fare i bracciali a peyote.
Vi metto il link qui nelle schede se ve lo siete perso. Questi sono 10 pezzi, sono di ottima fattura, ragazzi, sono veramente di ottima qualità. Ve li mostro, ve ne apro uno. Questi, vedete, hanno questi elementi sotto. Gli altri invece dell'altra collaborazione avevano uno strassetto. Il pacco, come vedete, qui è più grande, contiene 10 pezzi. Li ho presi oro perché io ovviamente, sapete, faccio tutto oro. E poi qui vedete ha 2 anellini di congiunzione, ecco qui, per poter mettere qui al centro ciò che vi pare. Io cercherò forse di fare un modulino al soutache per fare un bracciale al soutache. Comunque utilizzerò quei rettangolini che vi ho mostrato poc'anzi, quindi di sicuro questi due materiali li utilizzerò per fare i tutorial. Come vedete, tutto imbustato singolarmente, tutto perfetto, e la catena qui è bella massiccia, insomma non è doppissima, però si vede che è una come dire, minuteria super resistente. Fatemi sapere, ragazze, con un commentino se con queste basi che tutorial preferireste: soutache, bead embroidery, tessitura di perline. Fatemi sapere, così mi date una mano nella scelta del progetto da condividere con voi. Mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella e lasciatemi un like o un commentino, ragazze, perché ovviamente per far crescere la community e far capire a YouTube che siamo attive, che sono attiva e che interagiamo, ovviamente ho bisogno anche del vostro supporto. Grazie sempre, siamo arrivate a 5.700 sul canale, ne sono veramente contenta e vi ringrazio perché ovviamente è anche merito vostro di questo mio risultato. Ora vi mostro l'ultimo prodotto, che è questo, che in realtà ne sono due. Questo è il codice e, ragazzi, ultimamente mi prudono le mani per realizzare delle borse, quindi vedrò di realizzare un tutorial super basico, perché io non sono un'esperta di uncinetto. Ovviamente mi sono sempre fatta sciarpe, cappelli, però non è una cosa che faccio in continuità, cioè tipo è venuto il periodo 3-4 anni fa che mi sono fatta 5-6 completi, poi lascio, poi riprendo, io sono fatta così. Però ultimamente mi prudono le mani e ho voglia di farmi delle borse e degli accessori all'uncinetto. Come avete visto, ho fatto anche dei piccoli borselli, piccolissimi borsellini, tipo questi portachiavi. Non so se li avete visti in qualche unboxing, li avevo fatti per l'altra collaborazione e mi stavo finendo questa borsa. Oddio, allargo la camera se no non vedete. Come vedete sono schemi molto facili. Questa ancora la devo finire perché sono molto indecisa su come completarla. Avevo messo questo elemento, non so se fare la tracolla tutta all'uncinetto, quindi come vedete mi sto divertendo ultimamente con l'uncinetto e quindi ho preso questo kit. Questo kit che comprende il fondo ovale, ve lo apro per mostrarvelo per bene. Comprende questo fondo ovale. Ora vi dico anche le misure. Allora, 12 per probabilmente sarà un 25, quindi 12 per 25. Io non amo le borse grandi, come avrete visto anche quella che vi ho mostrato. Non amo le borse grandi, mi piacciono le borse piccine a tracolla, le riempio di roba, però quello è lo stile di borse che mi piace, quindi non mi piacciono le borse giganti. Quindi questa è la base, vedete c'è anche questi piolini per essere poggiata, e è molto carina e ben fatta. E poi in abbinamento ci sono anche i manici che sono in legno, anche questi molto carini. Non so se userò solo la base e i manici poi li utilizzerò per un'altra borsa perché al momento non so assolutamente cosa fare però io li ho presi, mi ispiravano, mi prudono le mani ultimamente con l'uncinetto e quindi li ho presi, li ho scelti, perché vi ricordo che è un video in collaborazione. Ricordo nuovamente il codice sconto, il sito della BB Craft, il codice sconto è Gabriella5, se volete $5 di sconto su un acquisto di 40. E niente, ragazze, auguro a tutte buon pomeriggio, buon inizio di settimana e buona creatività. Ci vediamo poi con i prossimi video. Un bacio a tutte, sicuramente mercoledì pomeriggio. Baci!